Andiamo avanti e parliamo del secondo articolo selezionato. Il secondo articolo è stato redatto da Scholz e dal suo gruppo di studio nel 2009 e si chiama Training Induces Changes in White Matter Architecture. Cosa diciamo di questo studio? Beh sì, questo studio si svolge sulla falsa linea dello studio svolto precedentemente nel 2004, di cui abbiamo appena parlato. Questa è un'ottima cosa perché in scienza un esperimento si deve dimostrare replicabile affinché effettivamente goda di una consistenza quindi gli sperimentatori hanno adottato lo stesso protocollo sperimentale, al che hanno preso questo giro, erano 48 soggetti, quindi un numero molto più consistente, suddivisi in due campioni, il primo di controllo come quello precedente, il secondo che per 3 mesi si doveva allenare sempre nella cascata con 3 palline, quindi il giro di base. Ora, l'unica differenza che questi sperimentatori hanno adottato rispetto allo studio precedente è che la terza scansione, quindi quella una volta che avevano smesso di continuare ad allenarsi, la fecero 4 settimane dopo, quindi un mese dopo, anziché 3 mesi dopo. E difatti ora vedremo che i risultati ottenuti variano in qualcosa. Quindi quali sono i risultati che si evincono da questo studio? Beh, questi ricercatori confermano il risultato ottenuto dal primo esperimento, ovvero che effettivamente si notano delle differenze positive nell'area V5-OMT. Inoltre sottolineano anche un leggero miglioramento nell'area intraparietale posteriore, soprattutto nella parte destra, nei soggetti che si erano allenati. La differenza che ottengono loro nei risultati è soprattutto durante il terzo scan, durante la terza risonanza, dove loro continuano a vedere, seppur in forma più ridotta rispetto alla seconda scansione, che questo miglioramento permane. Beh, come però abbiamo detto inizialmente, loro il terzo scan hanno aspettato un mese a rifarlo dopo il secondo, mentre gli altri sperimentatori, forse in maniera un po' più saggia, aspettarono 3 mesi, quindi un tempo un po' più lungo, il che ci può far dedurre che se anche in questo esperimento potenzialmente avessero aspettato 3 mesi, forse non avrebbero continuato a vedere il miglioramento una volta che i nuovi giocolieri avevano smesso di allenarsi. Ma quindi abbiamo capito che la giocoleria stimola l'area V5-OMT, ma all'atto pratico queste stimolazioni che effetti hanno? Beh, la percezione visiva è molto complessa, si passa dalla area visiva primaria, seguono una diramazione in 2 strade, una via del cosa e la via del dove, che ci aiutano a elaborare che cosa stiamo vedendo e a capire di che cosa stiamo vedendo e dove è. La V5 è estremamente implicata nella parte spaziale, quindi legata anche a un movimento, e potenziarla sicuramente ci può aiutare nella coordinazione, nella comprensione di un movimento, nella predizione di un movimento e tutta questa sorta di cose. Chiaramente l'area V5 a sé non basta, nel senso che è un'area che è in stretta correlazione con tutte le altre aree visive, nonché con le aree parietali, motorie e via dicendo.